Salve ragazzi, abbiamo appena finito di testare la Svartbilen 701. Adesso gli stavo dando una bella pulita perché abbiamo trovato un asfalto sporchissimo a causa della pioggia di ieri, quindi si è insudiciata un sacco. Ma non sono qui di certo per parlarvi di come pulisco la mia moto, anche se potrebbe essere un video interessante per alcuni di voi. Volevo dirvi che ho una grossa novità per voi. Se volete vincere un bel viaggio in Florida per 2 persone e tanti altri super premi, è tornato il concorso VD40. Potrete giocare dal 1° maggio al 30 novembre sul sito concorso.vd40.it. Per iscrivervi e partecipare all'estrazione finale del viaggio vi basteranno pochi secondi. Confermando la registrazione riceverete già subito un omaggio da 5 euro, quindi qualcosa vincete sempre. In più ci sarà la possibilità ogni giorno di giocare con l'Instant Win. Avrete la possibilità di vincere dei buoni da 30 euro caricando una foto mentre utilizzate uno dei prodotti VD40. La foto può anche essere un semplice dettaglio, l'importante è che mostriate il vostro lavoro, quello che state facendo, e mettete una piccola descrizione appunto di quello che state facendo. E adesso, visto che stavo utilizzando anch'io il detergente per pulire la moto, farò una foto mentre lo utilizzo. Ricordatevi che accedendo al sito del concorso potete caricare e giocare ogni giorno. Dato che sto parlando di grosse novità, vi invito a seguirmi prossimamente sia su Instagram che qua su YouTube, perché ne arriveranno delle belle. Ma adesso vi lascio al test ride della moto che state aspettando e per cui avete aperto il video. Quindi ci vediamo là. Buongiorno ragazzi, oggi siamo in compagnia della Svartbilen 701 dell'Husqvarna. Un pochino sporca perché ieri ha piovuto tutto il giorno, quindi oggi c'è la strada così e così e la moto si sporca subito. Ci tengo subito a ringraziare la concessionaria Ferrando Motor per avermi dato la possibilità di utilizzare questa moto per il test ride. Concessionaria ufficiale KTM su Lucca, concessionaria ufficiale KTM Husqvarna Aprilia e Moto Guzzi su Livorno. Moto dalle linee molto particolari, probabilmente sul mercato non c'è nessuna moto di questa tipologia. Difficile anche identificarla come caratteristiche, come tipologia di moto, perché assomiglia per alcuni tratti a una Naked, per altri tratti ad una Cafe Racer, per altri tratti a una moto da flat track, basta guardare il cerchio da 18 pollici anteriore. Quindi si può dire che è una tipologia di moto a sé, ma vi continuo a parlare di lei durante la guida. Prima cosa che andiamo a vedere è la strumentazione, molto compatta, piccola. Ovviamente le informazioni che andiamo a leggere sul display, essendo molto piccolo, molto compatto, perché già è piccola la dimensione diciamo della strumentazione completa, poi in realtà quello che andiamo a vedere è nel cerchio più piccolo, quindi le informazioni sono scritte abbastanza piccole, anche se comunque quelle che ci interessano si leggono molto bene. È una moto che secondo me ti trasmette tanto sin da subito, sia per le sue note positive che per le note negative. Prima di tutto vi parlerei della posizione di guida. Abbiamo il corpo leggermente chinato in avanti perché il manubrio, pur essendo una piega più alta rispetto alle sue sorelle Svartbilen 401 e ovviamente le Vitbilen che ti portano a stare veramente in avanti, anche questo un pochino in avanti ci fa stare. Diciamo che per una guida più rilassata l'avrei gradito leggermente più vicino al manubrio. Posizione delle gambe che non mi dispiace, pedane leggermente arretrate, si sta abbastanza comodi, anche se la sella devo dire è molto rigida, probabilmente predilige una guida un pochino più sportiveggiante rispetto a una guida rilassata, perché la sella è veramente rigida, quindi a lungo andare se non ci divertiamo tra le curve potrebbe risultare un po' fastidiosa, però sicuramente poi aiuta la sensibilità della guida più sportiva. La cosa che mi ha colpito fin da subito della moto è la grandissima agilità. Ha dei cambi di direzione che sono una roba magnifica, quindi questa è una nota veramente positiva. Adesso vedete la spia del traction control accesa perché io l'ho disattivato
su un monocilindrico del genere mi piace tenerlo spento, anche se ovviamente può servire tanto in condizioni di poca aderenza. Ovviamente è dotata anche di ABS anteriore e posteriore. Il motore è veramente brillante, a me piace veramente tanto, lo abbiamo già rivisto sul 690 della KTM e sullo Husqvarna 701 Supermoto, ovviamente questo è quello un po' più aggiornato. Ben 75 cavalli ragazzi, 75 cavalli sul monocilindrico, che sono veramente tanti, 72 Nm di coppia, veramente divertente. Piccola nota negativa che devo fare sulla moto, anche se è risolvibile molto velocemente, è che secondo me ha una rapportatura veramente troppo lunga, cioè raggiungiamo circa i 100 km/h di seconda, i 140 di terza. Detto questo, secondo me è una moto che dovrebbe, diciamo, il divertimento di questa moto è nello 0-120 a parer mio, un po' come un motardino. Avrei gradito una rapportatura più corta, dove si sentiva di più l'accelerazione bruciante e meno l'allungo. Accorciare la rapportatura secondo me aiuterebbe anche tanto sul fatto dello scuotimento del monocilindrico che si ha a bassi regimi, perché su questa moto lo abbiamo, diciamo, sotto i 4000 giri. Per esempio adesso se metto in quarta siamo a 50, come vedete scuote un pochino. Lo stesso in quinta, la sesta la dobbiamo mettere addirittura oltre gli 80 per non farla scuotere, quindi secondo me con una rapportatura un pochino più corta questi fattori andrebbero a essere eliminati. Chiusa questa parentesi, il motore mi piace tantissimo, quindi è solo un appunto per migliorarla. Una cosa che chiedono in molti quando si parla di monocilindrici ovviamente sono le vibrazioni, perché il monocilindrico ovviamente è uno dei motori che vibra di più. Su questo motore è stato montato un secondo contralbero che è andato a ridurre molto le vibrazioni. Avevo il 690 2015 e le vibrazioni erano molto maggiori. Diciamo che secondo me qui abbiamo trovato il compromesso giusto tra sentire le vibrazioni e le sensazioni che ci trasmette un monocilindrico, però avere un piacere di guida che non viene intaccato dalle troppe vibrazioni. Qui c'è un bel compromesso tra le due cose. Anche a lungo andare le vibrazioni non sono per niente fastidiose. Ragazzi, è divertentissima, una roba assurda, tra le moto più divertenti che io abbia mai provato, veramente tanta roba. Qui testiamo molto bene anche l'impianto frenante che è veramente ottimo. Abbiamo un disco da 320 all'anteriore e da 240 mm al posteriore, pinza Brembo 4 pistoncini all'anteriore, 2 pistoncini al posteriore. ABS che lavora veramente bene e non si sente praticamente entrare, a meno che probabilmente ci sia dell'asfalto, diciamo, sconnesso o scivoloso. Moto che ho da qualche ora, ma mi sembra di guidarla da sempre. Il motore lo conosco abbastanza bene, anche se la versione precedente, ma l'impostazione di guida e la velocità con cui fa i cambi di direzione, la buona tenuta di strada, perché è veramente ottima, tutto questo unito insieme veramente rende la guida divertente, piacevole e facile. Mi sta piacendo veramente tantissimo. Tutto questo ovviamente, oltre al fantastico telaio, impostazione di guida e quant'altro, è dato anche dalle sospensioni. Abbiamo delle sospensioni della VP completamente regolabili. Ovviamente questo è un settaggio standard che io non sono andato a toccare. Mi sembrano molto rigide, magari un po' meno adatte al comfort e ai terreni più sconnessi, a più divertimento in curva, perché abbiamo un setting un po' più sportivo.
sound della moto è il classico di un monocilindrico, che non è neanche troppo silenzioso per essere originale, quindi si fa sentire quando apri. L'impianto di scarico è tra quelli che originali mi piace di più, perché è stato veramente ben curato da Husqvarna, non è stato preso e messo lì stile termosifone, ma veramente curato, di una bella colorazione. Mi piace tantissimo anche la risposta del freno posteriore, si utilizza veramente molto bene per correggere le traiettorie, non è né eccessivamente potente né troppo lieve, che ti permette di avere la risposta giusta quando la chiedi. Infatti penso non mi sia mai entrato neanche l'ABS posteriore, cosa che solitamente sulle moto entra molto facilmente. Mi ha sorpreso anche molto la tenuta di queste gomme, che pur avendo degli intagli, diciamo, che vanno a ricordare il flat track, hanno veramente una bella tenuta. Oggi, che non è una giornata caldissima, ma per fortuna è uscito un po' di sole dopo la giornata di pioggia di ieri, devo dire hanno una tenuta fantastica, non mi hanno mai dato nessun segno di cedimento, pur avendo cercato di spingere un po'. Mi stavo dimenticando di dirvi due cose importantissime. Una è che l'agilità di cui vi stavo parlando prima è dovuta anche al suo basso peso, che non vi ho detto, ovvero 158 kg a secco, che sono veramente pochi. Quindi con 75 cavalli, 158 kg e una bellissima ciclistica, vi potete immaginare che divertimento sia guidarla. Un'altra cosa bella a suo favore è che tocco benissimo in terra. La sella non è bassissima, perché si parla di 83,5 cm, però è molto compatta, quindi si riesce a far scendere bene le gambe. Mettendo tutti e due i piedi tocco diciamo con la parte anteriore del piede, non proprio in punta ma messo anche un pochino meglio. Stando leggermente di lato riesco a mettere tutto il piede con la pianta a terra, con la gamba anche leggermente piegata, come potete vedere, quindi diciamo adatta anche ai non altissimi. Io sono circa 1,73 ore, tanto che non mi misuro, ma non credo di essere cambiato, quindi prendete 1,73 circa come riferimento. Frizione morbidissima in stile Husqvarna e KTM, lo stesso per il cambio, che sta raggiungendo secondo me dei livelli sempre più alti, molto preciso, quindi sia a livello di frizione che di cambio direi massimo dei voti. Beh ragazzi, io spero di essermi ricordato più o meno tutto su questa moto. Se avete altre domande fatemele pure nei commenti e come sempre risponderò a tutti. Spero che il video vi sia piaciuto, quindi lasciate un bel like perché per me è molto importante, condividetelo con gli amici, iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi!